Ciao a tutti e niente, vabbè, mi sono fatto così trascinare dalle modulazioni di questo phaser. Dunque, Krumar 17, c'è da dire che, come sempre capita con i modelli fisici di Krumar e quindi di Guido, dal punto di vista della resa proprio che c'è quando si suona con gli strumenti veri, la cosa è davvero impressionante. Cioè, nel senso che io nel brano iniziale, quello dove ho suonato con altri strumenti che avevo suonato a casa, quando proprio ho usato il primo preset, che è proprio un Rhodes senza niente. Questo qua. Il discorso è proprio come questa cosa sia capace di entrare all'interno di un contesto vero, di strumenti reali, microfonati. Sembra anche lui ripreso in un modo, diciamo così, tradizionale, se vogliamo. O comunque non è una questione di vintage, è una questione di efficacia di un suono all'interno di un contesto. E è veramente pazzesco. Da questo punto di vista, questa generazione che ormai c'è da anni, quindi anche quella del Seven, hanno questa forza mostruosa di cioè, la sensazione è quella di avere sotto le mani lo strumento vero per una serie di motivi. Poi anche la risposta agli effetti, che poi chiaramente sono sempre creati da Krumar, no? Quindi, però la sensazione di uno strumento, come dire, dedicato. Allora, vi posso dire, questo è col phaser, ora state sentendo un po' di piani elettrici. Allora, devo dire che io ho suonato il Rhodes per tanto tanto tempo, proprio live, portandomelo dietro in macchina, e vabbè, Marco lo sa, gli ho raccontato, ai tempi ero molto più rock and roll di quello che vedete ora. Quindi vabbè, quel povero Rhodes è stato in macchina d'inverno, sotto casa, cose da non raccontare, ma insomma me lo portavo dietro, l'ho messo in 1000 amplificatori, l'ho fatto passare per 1000 pedali, quindi la sensazione ce l'ho ben presente. La cosa più difficile nella resa è, prima di tutto, come sta nel contesto, appunto, come dicevo, quello live o comunque nel contesto di registrazione con strumenti veri. La cosa più difficile da riprodurre quando si tratta di un Rhodes è la risposta che si ha sotto le mani quando si tratta di quello che poi in molti di questi modelli fisici si può anche dosare, cioè quello che noi chiamiamo campanello. Ma insomma è l'attacco, quell'attacco lì. Qui si ha veramente la sensazione sotto le mani di avere qualcosa di molto simile a quello.
quello che intendevo dire è proprio questo, cioè io non ho mai incontrato o raramente mi è capitato di suonare uno strumento che non fosse un Rhodes vero, dove capitassero queste cose e fossero così musicali e collegate alla- alle mani. Questa tastiera non so se è fortunata, ma la sensazione è questa qua. Anche altri strumenti lo fanno, ma essendo campionati la risposta è sempre la stessa. Quando ho finito quel brano, prima che ho cominciato a fare questa cosa, avevo la stessa, tra virgolette, difficoltà che avevo sul Rhodes a fare questa cosa, perché la risposta è molto naturale, anche a livello di tasto. Questa è una TP100, quindi siamo rimasti, diciamo, dal punto di vista del tasto a quel modello di Fatar, che come sappiamo è, come dire, è molto discusso nell'ambito tastierististico, perché alcuni lo amano, altri lo odiano, vabbè. Io devo dire la verità, allora, se così è, a pronti via, sono arrivato, lo sto suonando, rispetto al 7 che ha a casa Marco, questa mi fa un effetto più comodo personalmente. Questa è una cosa in realtà molto personale, perché molti invece si trovano bene, poi dipende tantissimo da dove la mettiamo questa tastiera. Quindi, cioè, provatelo. Io mi sto trovando bene, devo essere sincero, mi sto trovando più a mio agio, ma come dicevo, molto spesso si trovano degli strumenti con sopra lo stesso modello di tastiera e suonano in modo completamente diverso. È una cosa che abbiamo già detto in tantissimi video. C'è Marco qui con me, mi sono dimenticato di dirlo, il Balla, che vi saluta tutti, e questo è un discorso che abbiamo fatto mille volte, quindi direi di saltarlo, nel senso, provatela. In questo caso io mi sto trovando molto bene. Chiaramente bisogna farla suonare, però considerate anche che qui poi si entra anche in altri ambiti che sono anche questi. Quindi più pianistici, no? C'è il CP, ci sono i pianoforti, ci sono dentro tanti suoni, adesso vedremo. Quindi voglio dire, anche da questo punto di vista bisogna considerare che serve un tasto un po' generico, tra virgolette, no? E devo dire che in questo caso questa risposta così un po' densa nel dover articolare aiuta a coprire un po' tutte le esigenze. Poi, ripeto, se la TP100 non vi piace, non è però provatela, perché qui io la sento piacevole. Poi, tra l'altro, l'ho usata tutta l'estate sul Legend, quindi forse anche le mie mani si sono un po' abituate. Quindi, insomma, prendete con le pinze quello che vi sto dicendo. Quando si tratta del tasto, lì è come quando si tratta di pianoforte, è una cosa talmente personale che non voglio influenzarvi troppo. Posso dirvi che comunque, insomma, si suona bene. Ora, Wurli. Questo è un Wurlitz. Allora, qui c'è sia un CP70 che un CP80, quindi con 88 tasti, o con 76 o 73, non ricordo se ne 76 o 73 il CP, non mi ricordo. Sono diversi, credo che siano due campionamenti diversi. Tra l'altro credo che qui dentro ci sia anche un po' di roba del Balla, nel senso che prima mi stava dicendo che ci sono parecchie cose che sono state campionate a casa sua, tra cui il CP, forse c'è anche un Rhodes, un Mark 5 che è stato campionato, perché considerate che a modelli fisici ci sono solamente i piani elettrici, nel senso il piano elettrico che avete sentito all'inizio, tutto il resto è diciamo, a campionamento.
sono tutti a campionamento, chiaramente i modelli fisici vengono implementati per il pedale, le risonanze, un po' di cose, ma che riguardano i pianoforti, i PCP, però in generale si parte da un campionamento. Di là invece si parte proprio dal modello fisico, proprio dal calcolo, e quindi è tutto diverso. Infatti il Rhodes, quando lo si suona, c'è quella sensazione classica dei modelli fisici dove si entra in quel mondo dove sembra uno strumento con una specie di vita propria, no? Però devo dire che anche questi suoni 80s così sono molto belli, La resa è bella. La cosa che sto sentendo che mi sta piacendo molto, tra l'altro, è il fatto che siano equilibrati fra loro. Cioè, se io adesso torno a un Rhodes e poi passo appunto a un suono di questi, c'è un sound, no? Che li unisce, e questa cosa qua è importantissima perché molto spesso, eh, in particolare gli strumenti di questa generazione, di questo momento storico, si complicano, no? Perché dovendo fare mille cose ci si ritrova con pezzettoni vari di cose che storicamente magari hanno 10-15 anni di distanza, infilate dentro a una macchina unica, e magari una roba ha questo tipo di sound, un'altra sì, escono dagli stessi convertitori, però la generazione differente si fa sentire. Qui invece sento un bel equilibrio, devo dire. Questa cosa qua, per esempio, è una cosa che non si considera mai, ma che invece secondo me è importante. Bello, questo DX mi piace un casino, bello crudo, vero? Bello, il clavi. Devo dire che mi sto trovando bene con la tastiera, riesco ad articolare bene. Bene, per quello che posso. Bello. Qui si cambia il banco, ora voi non vedete, ma si cambia il banco facilmente, premendo bank e scegliendo il banco. E poi da lì si va, ci sono 8 preset che si possono abilitare, si possono usare, e sono, insomma, bello. Un harpsichord, vibrafono, classiche. Questa è una combo. Sono vari pianoforti. Sì, sono dei preset che utilizzano così, a sentirli così, dei pianoforti più dei suoni FM. Esatto, esattamente. Allora, sul banco 1 qui alla fine abbiamo anche due pianoforti. Questo è un D, uno Steinway. Questi sono i campionamenti che sono già usciti per il Gemini, per il 7, e si possono caricare qui. Da quello che ho capito, qui abbiamo, diciamo, i campionamenti che sono stati fatti da Krumar di pianoforte, hanno varie dimensioni. Diciamo che qui possono essere caricati quelli di dimensioni ridotte rispetto a quelli che possono essere caricati, per esempio, sul plugin, piuttosto che sul 7. Sono fasce diverse, diciamo, così, di complessità e di quantità di dati, ma in realtà questo adesso non siamo sicuri, ma potrebbe addirittura essere identico a quello del 7 come quantità di dati, non ricordo. Fatto sta che comunque mi sembra tutto suonare molto bene. Ora sembra che di base sia stato fatto un bel lavoro, anche se, diciamo, parzialmente scremato, diciamo. Mi sembra che il risultato sia ottimo.
senza fronzoli e molto deciso e diretto. Devo dire la verità che probabilmente dico una castroneria, ma quando li ho provati sul 7 mi hanno fatto un altro effetto. Non so dire il motivo. Qui li sento molto equilibrati in tutta la tastiera. Non so come dire, ma probabilmente sto dicendo una stupidaggine, sono identici. Non so, mi piace suonarli. Questo è bello rock, un C5, bello. Mi piace. Questo è un po' dinoccolato, nel senso che è molto, fa un effetto un po' più grezzo. Questo qui è un po' un po' più cicciotto. Vabbè, ma comunque queste cose qui poi vedete anche un po' voi, nel senso qual è quali sono le vostre anche esigenze, no? Cioè nel senso che mi piace un casino. Ecco, poi ci sono anche dei synth, quindi voglio dire, possono sempre servire, no? Sono belli. Hanno una bel carattere. Poi c'è anche questo Venice Grand che era credo un baby grand, che è stato uno dei primi che avevano fatto uscire. Sembra molto deciso, forse ha meno sfumature rispetto allo Steinway, nel senso che non di dinamica, ma molto sembra bello anche questo. Questo è il Venice Grand Open, credo. Ecco, questo c'è un po' quell'effetto lì del piano registrato col 57, non so come dirlo, però vabbè. È interessante anche quello volendo, perché il pianoforte così proprio molto deciso, con molta media, molto naso, a me non dispiace. Questo è un Vertical Electric, quindi credo che presumibilmente sia un Kawai. Beh, è interessante anche questo. Considerate sempre chiaramente che tutto questo materiale può essere editato in particolar modo se si utilizza l'editor, chiaramente lì diventa veramente vasta la possibilità. Qui abbiamo solo un potenziometro, ma col quale possiamo fare editing, diciamo un po' alla vecchia, nel senso che anche
il display ricorda molto quello dei vecchi synth o dei vecchi rack dove uno si metteva lì e lavorava entrando nei menu, nei sottomenu, l'abbiamo fatto tutti per tanti anni, quindi, insomma, c'è anche il suo fascino se vogliamo. So che questo mio tentare sempre di trovare il lato positivo delle cose fa innervosire qualcuno che chiaramente ogni tanto mi dice: Ma no, ma cosa vuol dire? La roba dei 30 anni fa. Ma a me piace, cosa ti devo dire? Poi il canale è mio, me lo gestisco io. Perché alla fine sono strumenti musicali, quindi, cioè, come si fa a volergli male, tra virgolette, no? Eh, diciamo che poi a un certo punto cominciano a ripetersi un po' delle cose, sono semplicemente degli altri preset. Credo che non ci sia. Sono con gli effetti, sono gli stessi suoni con gli effetti. Quindi, vabbè, come sono sistemati non l'ho capito benissimo, nel senso che ci sono dei banchi qui sulla fine, verso la fine, che sembrano poi essere, diciamo così, liberi, nel senso che c'è sul il piano elettrico, ma sembrano essere liberi. Credo che questo non sia stato aggiornato, non sia stato fatto niente, non siano stati inseriti probabilmente altri preset che sono sul sito e cose del genere. Non lo so, non vorrei dire stupidaggini, ma credo che sia in questi termini la cosa. Allora, direi per chiudere di riascoltare le cose più importanti, che sono chiaramente piano elettrico che è bellissimo. È qui che io ho fatto anche un video dove l'abbiamo messo a confronto con Rhodes, vero? Se volete andarvelo a vedere è veramente interessante perché è chiaro che c'è una grossa differenza dal punto di vista così anche proprio della reale casualità di uno strumento vero, no? Che ha 40 anni, 50 anni, cioè insomma quello non si può. La casualità si è anche amplificata negli anni perché c'è a partire da mille cose, dalla ruggine fino a altre mille cose. Qui è un riassunto, però raga, cioè, anche l'opportunità di farvelo come vi pare è veramente una figata. Poi a me piace, cioè, adesso c'è chi dice che non gli è piaciuto esteticamente, invece per esempio, personalmente preferisco questo al 7 da vedere, mi piace di più, pensa te, perché non lo so, mi sembra più. Mi fa un altro effetto, non so come mai, ma ci vedo un cruscotto, delle cose, c'è un po' le mie fantasie così. Quindi mi piace, non è che non mi piace il 7, è bello il 7, però sembra un Rhodes. Invece questo qua è una via di mezzo, un Rhodes, un Wurlitzer, un Farfise, non lo so, c'è dentro, fa mille effetti che. Però mi piace molto. Anche il colore. Ma hai fatto anche in altri colori? No, per adesso no. Perché questo qua, tipo, fosse, sai, quell'arancio 70 un po'. È presente quello tra il beige e l'arancione, quella roba quello del cappotto dello zio, quello lì, quello lì mi piacerebbe un casino. Questa cosa qua, anche. Qui ha fatto proprio il miracolo, eh. Qui non ce n'è, vabbè. Poi, pianoforti, quindi poi. Questo col drive.
Sì, Ti parte la roba che ti fa clippare il canale. è fantastico. Pianoforte. Pianoforti vari, poi passiamo al CP. Questi sono belli, i vari anni 80. Belli tutti. Sono belli. Non lo so, a me è piaciuto veramente tanto. Guido non me ne voglia, noi non ci siamo mai visti di persona, ma insomma, dico quello che mi viene spontaneo. Allora, mettiamola così, mentre noi stiamo facendo il video, abbiamo proprio contattato Guido per chiedergli che cosa ci fosse di diverso, diciamo, tra queste. E lui dice che non ci sono differenze. La nostra sensazione, e probabilmente è dove siamo, come stiamo registrando, cosa sentiamo, le cuffie sono sempre quelle in realtà. Forse è la tastiera, magari come sta qui, questo modello in particolare di tastiera, me lo fa suonare, mi sento più collegato, sento una compattezza non lo so, mi piace, poi mi piace, è blu, mi piace, insomma, dai, insomma, così, quindi, che dire, è bello, Leggero. è leggero, leggerissimo. Le gambe non sono incluse. Le gambe non sono incluse. Adesso arriviamo a tutto il... Piano piano facciamo tutto il quadro generale di X7. Comunque, tornando a questo, costa 1318 euro, esatto, quindi esatte, che mi sembra un prezzo assolutamente, insomma, così, in linea con quello che è, diciamo così, un Rhodes portatile che fa tante altre cose, non pesa nulla, suona molto bene perché, ragazzi, questo qua, ricordiamoci che questa cosa qua dalle casse esce benissimo. Adesso noi siamo qui, abbiamo queste due, ma io l'ho proprio provato live. Quando suoni con gli altri ci sei, quindi sei attaccato per terra. Fa anche pianoforti, fa anche altre cose. Credo che si possano anche, appunto, poi inserire altri suoni che sono stati fatti, probabilmente di archi, di cose che si possono mettere dentro. Io adesso non li ho trovati, ma quindi che dire ragazzi, io credo che sia un ottimo prodotto a un prezzo ragionevole, bello da vedere e il Rhodes è impressionante. Poi gli altri suoni vanno benissimo e sono molto in linea con il suono del Rhodes. Ecco, questo volevo dire, non so se probabilmente se Guido dice che è la stessa cosa, però la sensazione è che proprio gli equilibri fra i suoni siano molto precisi, non ho mai avuto la sensazione di dire no, questo non c'entra con questo, come se ci fosse un legame, no? Questo è importante. Io ragazzi ringrazio Marco che come sempre mi accompagna nelle mie avventure perché veniamo insieme, poi porta la scheda audio, mi passa a prendere, sono senza macchina, vivo in Puglia, sono a Milano, insomma queste avventure da canali YouTube dei cinquantenni, perché poi il problema è quello, che sai, finché c'hai 20 anni e poi
a quest'età ci sono i problemi di, quelli, di quest'età e quindi poi devi far incastrare le cose con, eh, con i casini familiari, con mille casini, insomma, di tutti i generi, che sappiamo tutti, quelli che cominciano ad avere un'età. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, grazie come sempre per l'affetto che mi dimostrate sul canale, siete sempre gentili, anche quelli non gentili, va bene tutto, cioè nel senso che poi si sa, insomma, fa parte del gioco. E quindi Krumar 17, bello, 1318 euro. Ringrazio Guido, ringrazio insomma anche solo il fatto che qualcuno ancora abbia questa passione, no? Verso gli strumenti musicali di questo tipo, quelli che arrivano dal passato come intenzione. E quindi qui siamo un po' circondati da cose del genere. Quindi io vi ringrazio, vi saluto. Se vi interessa quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie. Quindi questo andrà negli stage piano, diciamo, e lì trovate anche tutte le mie cose, i miei libri, i miei dischi, la mia musica, le cose che faccio. Quindi, insomma, se vi interessa conoscermi un po' meglio, conoscere il mio mondo, andate sul sito e ci vediamo sabato prossimo. Un abbraccione, ciao ciao. Ciao da Marco anche. Ciao ciao.